Allora, vogliamo dimostrare che, data per ipotesi il fatto che il coseno di alfa sia uguale a meno un ottavo e che alfa sia compreso tra π greco e 3 mezzi π greco, già iniziamo a tradurre questa informazione qua. Questa informazione vuol dire che mi trovo nella circonferenza goniometrica, 3 mezzi π greco si trova qui, π greco si trova qui, e quindi questo vuol dire praticamente che mi trovo in questa fetta. Ora, noi dobbiamo andare a dimostrare che il seno di alfa mezzi è 3/4. Questo è il primo step. Ora interviene in nostro aiuto la formula di bisezione, perché la formula di bisezione del seno ci dice che sen di alfa mezzi deve essere uguale a più o meno la radice di 1 meno cosen di alfa fratto 2. Ora ragioniamo. Se alfa è compreso tra π greco e 3 mezzi π greco, e quanto sarà la sua metà? Allora, noi sappiamo che π greco si trova prima di alfa e che alfa si trova prima di 3 mezzi π greco, e allora io voglio passare ad alfa mezzi, quindi vuol dire che io sto andando a dividere tutto per 2, quindi vuol dire qua π greco mezzi, alfa mezzi, 3/4 π greco. Quindi se alfa si trova collocato tra π greco e 3 mezzi π greco, il nostro alfa mezzi si troverà tra π greco mezzi e 3/4 π greco. A quanto corrisponde 3/4 π greco? Beh, facciamo un attimino il conto. Qui è praticamente 180 e abbiamo un 3/4. Quindi se vado a dividere tutto prima per 2 ottengo 90, se divido ancora ottengo 45. Quindi 180 diviso 4 fa 45. Se adesso moltiplico 3 per 45, beh, notiamo che sicuramente sto prima di 150, perché appunto 150 si ottiene da 3 per 50, quindi se faccio 3 per 45 sto prima di 150. Non ci serve fare il conto preciso, ci serve solo avere un'idea del fatto che adesso il nostro alfa mezzi si trova circa in questa porzione qua, e in questa porzione qua che cosa succede? Che se ho un seno, questo qui sarà sicuramente positivo. Questo quindi mi autorizza a scartare l'ipotesi che qui ci sia il meno, in favore del fatto che io debba scegliere il più. Ok, date queste considerazioni, adesso dovremmo avere tutto il necessario per trovare finalmente questo seno di alfa mezzi, perché adesso continuo con le uguaglianze e ho la radice di 1 meno il valore del coseno, ma il valore del coseno sappiamo che è meno un ottavo, quindi qui io metterò meno un ottavo, e poi sappiamo che dobbiamo dividere tutto per 2. A questo punto devo fare meno un ottavo, che vuol dire più un ottavo, e quindi ho 1 più un ottavo. Se faccio il minimo comune multiplo viene 8 per 1 8 più 1 9, quindi praticamente questo qui mi viene 9 ottavi. Se poi considero il fatto che devo fare tutto diviso 2, in totale mi viene radice di 9 sedicesimi, ma questa radice è nota perché è la radice di 3/4. A questo punto ho dimostrato che il seno di alfa mezzi è uguale a 3/4. Era quello che volevamo? Sì, seno di alfa mezzi uguale a 3/4. Adesso ci sarebbe da fare il coseno di alfa mezzi. Per fare il coseno di alfa mezzi possiamo tranquillamente usare l'altra formula di bisezione, che è quella che riguarda appunto il coseno. Coseno di alfa mezzi sarà uguale alla radice di 1 più coseno di alfa tutto fratto 2. Beh, a questo punto è già risolto anche in questo caso, perché sappiamo già per ipotesi quanto fa il coseno di alfa. E l'unica cosa da tenere in considerazione è appunto il discorso sull'angolo, perché noi ci troviamo sempre in questa fascia verde e in quella fascia verde notiamo che il coseno è negativo, quindi dobbiamo sicuramente prendere la radice con il meno, perché ogni volta diciamo abbiamo due casi.
il caso in cui io posso considerare il più e il caso in cui posso considerare il meno. Però in quella parte il coseno è sicuramente negativo, quindi qui dovrò prendere il segno meno, quindi dovrò fare meno la radice di 1 meno 1 ottavo e il tutto diviso 2. Quindi 8 per 1 8 meno 1 7, quindi ho 7 ottavi. 7 ottavi diviso 2 è 7 sedicesimi, quindi il tutto sarà uguale a meno la radice di 7 sedicesimi, ma questo è uguale a meno radical 7 quarti. E quindi siamo riusciti a dimostrare anche quanto fa il coseno. Se adesso appunto voglio verificare la tangente di alfa mezzi, anche in questo caso mi devo ricordare che la tangente, non importa se è fatta di alfa mezzi, è sempre uguale al rapporto tra il seno di alfa mezzi e il coseno di alfa mezzi. E allora devo mettere appunto sopra 3 quarti e sotto devo mettere meno radical 7 quarti. Quello che succede appunto è che il diviso 4 si distrugge con l'altro diviso 4 e mi viene meno 3 radice di 7. Notiamo che questo apparentemente non è il risultato. Perché? Perché manca una razionalizzazione. Infatti posso sempre moltiplicare in maniera intelligente per 1, trovando radice di 7 fratto 7. Questo in fin dei conti, ripeto, è 1, quindi è come se non stessi cambiando nulla. Difatti non sto cambiando nulla, cambia soltanto il modo di riscrivere la mia soluzione. Adesso radice di 7 per radice di 7 fa ovviamente 7. E quindi anche in questo caso sono riuscito a trovare il mio risultato. Quindi ripetiamo appunto che dato il coseno di alfa uguale a meno un ottavo e con l'angolo alfa compreso in quella zona gialla, siamo riusciti a trovare mediante le formule di bisezione quanto può valere il seno di alfa mezzi, il coseno di alfa mezzi e il loro rapporto, ossia la tangente di alfa mezzi. E quindi questo è il mio esercizio visto tutto in un colpo.